Amici motociclisti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. In occasione del raggiungimento dei 1000 iscritti al canale, vi ringraziamo per la fiducia dimostrata fino ad ora. Grazie ragazzi, grazie. Inoltre vogliamo rendere noto che presto troverete sul canale una nuova rubrica dedicata alla tecnica di guida su strada. I video che pubblicheremo tratteranno il comportamento dinamico della moto nei vari frangenti, prendendo in esame gli errori più comuni che fanno i piloti meno esperti. È arrivato il momento di provare questa Moto Morini X-Cape 650. Vediamo come va dopo la sigla. In sella a questa Morini X-Cape percepisco una qualità costruttiva di tutto rispetto, inaspettata considerando il prezzo contenuto richiesto per acquistarla. Le plastiche sono ben accoppiate, solide e ben verniciate. Le rifiniture sono curate anche dove l'occhio generalmente non va a esplorare. Le sospensioni sono di buona qualità e l'impianto frenante è rigorosamente di marca Brembo. Persino i cerchiaraggi sono tubeless e gli pneumatici montati di primo equipaggiamento risultano essere tra i migliori in commercio. Con una dotazione così ricca, questa Morini X-Cape non dovrebbe faticare a inserirsi nel mercato dell'enduro stradali entry level. Voglio esaminarla nel dettaglio partendo da quello che mi ha soddisfatto maggiormente. La taratura delle sospensioni è votata maggiormente a un utilizzo stradale della moto, piuttosto che per un utilizzo off-road. La stabilità è eccellente, l'avantreno risulta granitico grazie anche a una forcella Marzocchi con steli rovesciati di ben 50 mm. Ben frenata e con un'escursione ridotta a soli 160 mm, gli inserimenti come la percorrenza di curva risulta essere rapidi e precisi. La frenata può essere mantenuta fino a centro curva senza percepire alcun effetto raddrizzante. La sua regolazione è possibile nel precarico molla, nell'estensione e nella compressione. Il monoammortizzatore è un Kayaba regolabile nell'estensione e nel precarico molla. Il posteriore rimane ben sostenuto grazie a una molla robusta. Viaggiando in due però in qualche frangente la moto tende a sedere troppo velocemente per via di una insufficienza frenatura idraulica in compressione. La cosa sarebbe meno avvertibile se si potesse precaricare maggiormente la molla, utilizzando un sistema meno macchinoso delle due ghiere sovrapposte. Concludendo, posso affermare che la ciclistica offre comunque elevate prestazioni e tanta sicurezza, mettendo spesso una pezza agli errori fatti dai principianti. I freni offrono prestazioni da sportiva. All'anteriore troviamo due dischi da 298 mm e due pinze Brembo flottanti a due pistoncini. Anche le frenate più impegnative possono essere gestite con un solo dito della mano. Nonostante tanta potenza a disposizione, l'ottima modulabilità ne facilita l'utilizzo anche ai piloti poco esperti. Al posteriore è montato un disco da 255 mm. Il risultato è una frenata molto potente con facilità di bloccaggio della ruota. Grazie alla presenza dell'ABS, il suo intervento viene attenuato scongiurando perdite di aderenza. A mio parere, gli pneumatici montati sono il meglio che si possa trovare su di una moto destinata a un utilizzo misto. I Pirelli Scorpion Rally STR offrono un eccellente grip, indipendentemente dal tipo di percorso si voglia percorrere. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. La Nabagliante offre un fascio sufficientemente ampio da consentire di viaggiare in sicurezza anche su percorsi privi di illuminazione. Le informazioni riportate sul cruscotto in TFT da 7 pollici sono basiche. Nulla può essere riportato o modificato per una propria esigenza personale. Di giorno la luce diretta del sole ne impedisce la lettura delle informazioni. Originale è il layout selezionando la mappa off-road. I blocchetti sono intuitivi e di buona qualità, non manca la loro retroilluminazione. Il comfort è buono, il manubrio è alla distanza giusta per mantenere le spalle in scarico. La sua altezza è orientata anche per una guida in piedi. Avrei preferito le pedane meno arretrate. La sella così scavata non mi convince affatto.
Ritengo che la seduta di una motocicletta debba consentire al pilota di trovare sempre la posizione più consona al proprio stile di guida. Nonostante il cupolino sia apparentemente inefficace, per via delle forme e della dimensione, la protezione offerta è piuttosto buona. Non ho avvertito la presenza di turbolenze anche a velocità autostradali. È comunque disponibile un cupolino più ampio per aumentarne il comfort nei lunghi viaggi. Su di una moto di questo segmento i paramani non dovrebbero essere un optional. Le manopole riscaldate non sono disponibili a catalogo. A completare l'allestimento touring esiste un set di valigie in alluminio in stile dakariano. Il profilo verticale del serbatoio ripara efficacemente le gambe dalle intemperie. Le vibrazioni sono avvertibili in misura trascurabile vicino al serbatoio e al manubrio. Il passeggero trova una sella ampia ma non sufficientemente imbottita da poter percorrere molti chilometri. I maniglioni offrono un solido appiglio. Le pedane sono giustamente distanziate anche per i più alti di statura. Anche con passeggero a bordo la ciclistica mi consente una guida confortevole ed efficace, pur non avendo regolato adeguatamente il monoammortizzatore. Per quanto concerne il motore, il bicilindrico fronte marcia è confortevole, anche tenendolo ai regimi di rotazione più alti. L'erogazione è lineare e vibra poco. Ciò che non mi è piaciuto è la lentezza che ha nel prendere giri. Risulta troppo pigro per far divertire. La rapportatura è di buon compromesso per un utilizzo stradale della moto. Per un uso orientato più all'off-road, cambierei la corona originale con una vente 2 denti in più. Questo gioverebbe all'erogazione del motore, rendendolo più brillante. Gli innesti del cambio sono precisi. La spaziatura è adeguata anche indossando stivali da off-road. La frizione non è dura, ma è poco modulabile. Bisogna abituarsi a gestirla nel rilascio, soprattutto nelle scalate decise. Da ricordare che questo modello è sprovvisto degli aiuti elettronici, a esclusione dell'ABS, obbligatorio per legge. Anche se non sono solito fare certe operazioni, per questa Morini X-Scape farei sicuramente un'eccezione, sostituendo lo scarico originale. Il sound è veramente inappropriato. La X-Scape merita forse più di altre, più considerazione. Se affrontando un percorso off-road l'obiettivo è quello di raggiungere una meta senza voler fare evoluzioni, la X-Scape è in grado di portarvi quasi ovunque. Per non mettere in crisi la ciclistica, considerando la poca escursione delle sospensioni, è sufficiente non affondare con l'acceleratore passando su degli avvallamenti troppo profondi. L'indole di questa enduro stradale è quella di essere facile da gestire per chiunque, motivo questo per non andare alla ricerca di inutili difficoltà. Anche nell'utilizzo off-road, il non poter scaricare agevolmente il monoammortizzatore mi costringe ad adattarmi a una guida troppo caricata sull'avantreno. Con la mappa off-road selezionata, l'intervento dell'ABS viene ritardato sufficientemente da non avvertire la necessità di doverlo disattivare. Consiglio di non disattivare l'ABS a chi non ha un'esperienza adeguata. La potenza del freno posteriore risulterebbe difficile da gestire nei tratti particolarmente ripidi e scivolosi. Bene ragazzi, spero che la mia recensione abbia soddisfatto le vostre curiosità. Voglio concludere ringraziando la concessionaria Bullbike di Brescia per avermi concesso l'utilizzo della loro moto dimostrativa. Vi invito a recarvi in sede per un vostro test ride in sella a questa Moto Morini X-Scape. Come sempre vi invito gentilmente a iscrivervi al canale per non perdervi il prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Ciao!